Ricordo ancora nel 1991 la prima lezione di fisica. Il professor Guidarelli entrò in classe e disse: "La fisica è quella materia che studia la natura". Con questa frase io mi sono completamente innamorato di questa materia e oggi iniziamo a parlare di fisica introducendo il concetto fondamentale. Oggi parleremo dei vettori. I vettori sono quegli strumenti che servono per rappresentare le grandezze fisiche vettoriali. Se vi ricordate, la volta scorsa vi ho chiesto di procurarvi un cubo di Rubik. Poi vedremo a cosa ci serve. Innanzitutto definiamo che cos'è una grandezza vettoriale. Una grandezza vettoriale è una entità che ha una intensità, un modulo, una direzione e un verso. Una grandezza scalare è semplicemente un numero. Una grandezza scalare può essere il numero delle mie penne o 10 penne, può essere la lunghezza di questa penna, 15 cm, può essere la massa corporea, 60-70 kg. Come si rappresentano le grandezze vettoriali? Semplicemente con una freccia. Possiamo prendere tranquillamente questo foglio, disegniamo una freccia e abbiamo un vettore V di cui abbiamo la sua intensità data dalla lunghezza di questa freccia. Abbiamo una direzione determinata dall'angolo alfa e abbiamo un verso è determinato dalla punta della freccia. Quando esprimiamo i vettori all'interno di una espressione, dobbiamo ricordarci di mettere un trattino sopra la lettera che li contraddistingue. Per esempio, se io ho un vettore A e un vettore B, posso eseguire un'operazione chiamata somma vettoriale A più B, dove A è un vettore e anche B è un vettore, e diremo che la somma di A più B diventa C. Come si fa la somma vettoriale? La somma vettoriale si fa prendendo i singoli vettori, concatenando la coda di uno sulla punta dell'altro, quindi A, lo ripeto qui sotto, B, devo stare attento a ripetere il medesimo verso e direzione. Ecco, il vettore risultante C parte dalla coda di A e arriva alla punta di B. Questa operazione, che posso fare graficamente in questo modo, si chiama somma vettoriale. Dati due vettori A e B, esiste un altro modo per fare la somma vettoriale. La somma vettoriale si può ottenere anche mediante una regola chiamata la regola del parallelogrammo, ovvero se io disegno il parallelogrammo composto da un altro vettore A parallelo al vettore A, in questo modo, e un vettore B parallelo a B, ecco, vediamo che il vettore risultante C è esattamente la diagonale principale del parallelogrammo. Molto interessante. Vediamo un'altra operazione che possiamo fare con i vettori, il prodotto vettoriale. Dato un vettore A e un vettore B, il prodotto vettoriale di A per B, detto C, avrà come modulo, quindi come intensità, l'area del parallelogrammo e come direzione la direzione ortogonale al piano individuato da A e B, e per determinare il verso utilizzeremo una regola chiamata la regola della mano destra. Se il verso di A lo indichiamo con la direzione a cui punta il dito pollice e il verso di B lo indichiamo con la direzione puntata dal dito indice, il verso di C sarà la direzione puntata dal dito medio. È importante ricordarsi che questa procedura va fatta con la mano destra, infatti con la mano sinistra verrà una disposizione sinistra. Quindi se A
punta in quella direzione e B in quest'altra direzione, C punterà verso il basso. Punta il basso, verso il basso, indicherò con una croce, come se fosse la coda di una freccia degli antichi indiani d'America. Se invece facciamo il medesimo prodotto vettoriale A per B invertendo i due operatori, A per B uguale a C, abbiamo un vettore risultante che ha come intensità l'area del parallelogrammo individuato in questo modo e una punta di freccia. Quindi abbiamo C, vettore C sarà rivolto verso l'alto. Esiste un'altra operazione che si chiama prodotto scalare. Prodotto scalare lo possiamo fare tra un valore scalare, una grandezza scalare e un vettore. Molto semplice, il risultato di un prodotto scalare tra una grandezza scalare e un vettore avrà la stessa direzione e lo stesso verso del vettore, mentre il modulo verrà aumentato o diminuito in proporzione alla grandezza dello scalare. Quindi il vettore A per un coefficiente alfa, che è il nostro scalare, avremo come risultato un vettore B, per esempio, dove A è questo vettore e magari alfa è uguale a 2, prenderemo 1, 2, 3, 4, 5, il vettore risultante B sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perché 5 per 2 fa 10. Stessa direzione e stesso verso di A. Il prodotto scalare possiamo farlo anche tra due vettori. Il prodotto scalare tra vettore A e il vettore B è un'operazione che ci permette di ottenere un valore scalare. A per B, prodotto scalare, ci fa ottenere un valore che è un valore puro, quindi uno scalare, e il suo valore corrisponde al modulo della proiezione di A per il modulo di B. Quindi A per B è uguale a C. È importante ricordare che dobbiamo prendere in considerazione la proiezione. Per determinare analiticamente il prodotto vettoriale tra due vettori A e B dobbiamo eseguire un calcolo trigonometrico. Per prima cosa costruiamo A e B. Costruiamo il nostro parallelogrammo. Prodotto vettoriale A per B è uguale al modulo di A moltiplicato per il modulo di B moltiplicato per il seno di alfa, se alfa è quest'angolo qua. Nella sezione trigonometria vedremo per quale motivo dobbiamo calcolare il seno di alfa. Mentre il prodotto scalare tra i due vettori A e B abbiamo detto che dobbiamo prendere la proiezione di A, quindi A prodotto scalare B sarà uguale al modulo di A per il modulo di B per questa volta il coseno di alfa, dove alfa è sempre questo angolo qua. Perché vi ho chiesto di procurarvi un cubo di Rubik? Attraverso il cubo di Rubik ci renderemo conto che non tutte le grandezze che ci possono venire in mente sono grandezze vettoriali. Tra le grandezze vettoriali più famose possiamo avere lo spostamento. Infatti lo spostamento gode della proprietà della somma vettoriale. Infatti se io prendo questo punto e lo sposto in questa direzione e poi lo sposto in quest'altra direzione e poi lo sposto in quest'altra direzione e poi lo sposto in quest'altra direzione, ottengo questo nuovo punto. Che cosa succede se io scombino l'ordine dei vettori, faccio la somma vettoriale degli stessi vettori ma alla rinfusa? Prendiamo per esempio questo vettore, anzi per non far troppo sovrapposizione incominciamo dall'ultimo, facciamo questo spostamento e poi riproduciamo questo spostamento e poi riproduciamo
questo spostamento e poi riproduciamo questo spostamento. Come vediamo arriviamo allo stesso punto, quindi lo spostamento è sicuramente una grandezza vettoriale. Un'altra grandezza vettoriale può essere la velocità, un'altra grandezza vettoriale l'accelerazione, la forza, quindi la forza peso, la forza che agisce contro un corpo per farlo spostare. Che cosa non è una grandezza vettoriale? Ecco, attraverso il cubo di Rubik vi dimostrerò che le rotazioni finite non sono una grandezza vettoriale. Che cosa significa? Se io adesso faccio una rotazione in senso orario di questa faccia e la torno a mettere a posto, quindi una rotazione in senso orario seguita da una rotazione in senso antiorario, faccio la stessa cosa su quest'altra faccia, una rotazione in senso orario e una rotazione in senso antiorario. Ecco, vedete che il cubo è rimasto immacolato. Ora faccio lo stesso tipo di operazioni sul cubo, ma invertendo alla rinfusa l'ordine. Per esempio, rotazione in senso orario di questa faccia, rotazione in senso orario di quest'altra faccia, rotazione in senso antiorario di questa faccia e rotazione in senso antiorario di quest'altra faccia. Il cubo è mescolato. Questo significa che le rotazioni finite non sono grandezze vettoriali. Per oggi è tutto. Qui sotto lascerò lo spazio a tutti voi di aggiungere informazioni importanti sui vettori, sulle grandezze vettoriali, sulle operazioni che si possono fare sui vettori. Inserirò il link di Wikipedia relativo ai vettori. Se qualcuno di voi ha qualcosa da aggiungere lo può scrivere nei commenti. Se avete degli argomenti che vi stanno a cuore di cui volete parlare, scrivetemelo qui sotto e faremo una lezione apposta sulle vostre richieste. Ora vediamo che cosa ci servirà nella prossima lezione. Nella prossima lezione cominceremo ad allestire il nostro laboratorio di elettronica, cose semplici, cose economiche. Nella prossima lezione vi illustrerò questo oggetto, il tester multifunzione. Vi consiglio caldamente di procurarvelo perché è un oggetto straordinario, meraviglioso. E vi consiglio di procurarvi una breadboard e un po' di componenti. Oppure vi lascio qui sotto in descrizione un link per procurarvi questo kit fantastico in cui sono contenuti LED, optoisolatori, condensatori, resistori, transistor, alimentatori, buzzer, eccetera eccetera. Per oggi è tutto, vi saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!